Buon pomeriggio a tutti, anzi ormai buonasera a tutti. Abbiamo parlato di dati, quindi ovviamente ci spostiamo adesso sui modelli e quindi parliamo di modelli deep learning. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Giovanni Cicceri, sono un ricercatore RTDA all'Università di Palermo, affiliato presso il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata. Sono membro del laboratorio Medical Imaging diretto dal professore Salvatore Vitabile, che deve essere qua, eccolo, è presente. Oggi presenterò eh, uno studio preliminare intitolato A Deep Learning Benchmark to Automatic Classify Intestinal Organoids, che rappresenta un passo significativo verso una diagnostica più precisa e trattamenti personalizzati in oncologia. Eh, Questo lavoro fa parte, diciamo, dello SPOC 3, Work Package 1, sui modelli avanzati di predizioni per la prognosi e risposta terapeutica. Eh, il- Sappiamo tutti che il cancro è uno dei principali problemi sanitari a livello globale, con il cancro del colon retto particolarmente diffuso nei paesi sviluppati. Eh, l- L'incidenza di questa tipologia di cancro è destinata ad aumentare in modo significativo, con nuovi casi che potrebbero raggiungere 3 milioni nei prossimi 15 anni a causa dell'invecchiamento della popolazione e dello sviluppo umano in generale. Ciò sottolinea l'urgenza necessità di una ricerca avanzata e di strategie terapeutiche innovative per combattere efficacemente questa crescente sfida. Gli organoidi offrono attualmente un potente strumento per la ricerca e il trattamento del cancro. Questi mini organi coltivati in laboratorio vanno a replicare la complessità e la funzione degli organi reali, fornendo preziose informazioni. Sono impiegati in diverse applicazioni, tra cui lo studio della progressione della malattia, la verifica delle reazioni ai farmaci, lo sviluppo di trattamenti personalizzati. Per lo screening dei farmaci, ad esempio, gli organoidi vanno a fornire una piattaforma a livello cellulare che va a testare l'efficacia e la tossicità dei farmaci, andando a ridurre quindi la necessità di modelli animali. Nella medicina rigenerativa eh, offrono la possibilità di creare dei studi personalizzati per il trapianto e la riparazione degli organi. Eh, quindi gli organoidi vanno a supportare anche la medicina di precisione, ovviamente siamo qui apposta, quindi che va a favorire il sequenziamento dei geni e la valutazione funzionale, che va a portare quindi piani di trattamento personalizzati. Inoltre possono essere conservati in biobanche per ricerche future e contribuire quindi a rilevare meccanismi di sviluppo andando a utilizzare caratteristiche istologiche e genomiche. Gli organoidi intestinali vanno eh, a imitare fedelmente la struttura e la funzione dell'intestino reale, il che è essenziale per un'accurata modellazione diciamo, della malattia e per la sperimentazione di nuovi trattamenti. Inoltre mantengono la composizione cellulare e i profili genetici del tessuto originale in più fasi, fornendo una rappresentazione affidabile per la ricerca. E quindi sono preziosi per lo studio di malattie come il cancro del colon retto. Lo studio del tumore del colon retto, utilizzando gli organoidi, presenta diverse sfide però. Sebbene l'analisi delle caratteristiche fisiche e molecolari degli organoidi sia abbastanza vantaggiosa, ovviamente richiede del tempo e lavoro di laboratorio a causa della necessità di riconoscere, etichettare e analizzare manualmente numerose immagini. Inoltre gli organoidi possono spostarsi attraverso i piani focali e variare appunto di dimensione e di forma, quindi rendendo difficile di fatto quindi effettuare misurazioni coerenti. Queste sfide quindi vanno a evidenziare la necessità di soluzioni avanzate informatiche per semplificare e migliorare l'accuratezza dell'analisi. Eh, quindi di cui abbiamo bisogno è lo sviluppo di una pipeline di elaborazione automatizzata che diventa appunto necessaria ma consapevole nell'affrontare problemi come la sovrapposizione delle immagini, il collasso degli organoidi e i problemi di sfogatura che sono
diciamo, i problemi più comuni nell'elaborazione convenzionale delle immagini. In questo contesto, quindi, l'intelligenza artificiale, o meglio il deep learning, è in grado di gestire in modo efficiente insiemi di dati grandi e complessi, quindi rendendo ideale per l'analisi e il processamento degli organoidi. Il deep learning è un sottoinsieme del machine learning, di cui abbiamo parlato prima il professore Diciotti, che va a utilizzare più layer, più livelli, per estrarre caratteristiche ad alto livello dai dati di input grezzi, e cioè le immagini. L'apprendimento profondo, quindi il deep learning, supera i limiti dell'elaborazione tradizionale delle immagini, apprendendo e identificando automaticamente pattern nascosti. A questo scopo utilizziamo il deep learning per andare a classificare automaticamente la tipologia di organoidi intestinali, cercando di migliorare l'accuratezza e l'efficienza nell'analisi di queste strutture, che sono molto complesse. L'obiettivo principale, quindi, di questo studio preliminare, che attualmente è sotto revisione presso il Journal Plus Computational Biology, è identificare la corretta classe di organoidi intestinali, un compito critico per diciamo, un'analisi morfologica accurata. A tal fine abbiamo condotto un benchmarking completo di 6 modelli avanzati di deep learning, 5 basati su reti neurali convoluzionali, ovvero MobileNet, DenseNet, ResNet, Inception e VGG, e inoltre abbiamo incluso i Vision Transformers, che rappresentano l'ultimo progresso, uno degli ultimi progressi nel campo dell'elaborazione delle immagini. Molto velocemente, le CNN, le reti neurali convoluzionali, utilizzano una serie di strati convoluzionali per estrarre automaticamente caratteristiche gerarchiche dalle immagini d'ingresso, rendendole efficaci per i compiti di riconoscimento delle immagini, quindi immagini di organoidi. D'altra parte, i Vision Transformers vanno a utilizzare meccanismi di self-attention per elaborare immagini come sequenze di patch, andate a catturare le dipendenze a lungo raggio e fornendo ovviamente prestazioni robuste nei compiti di classificazione delle immagini. Confrontando questi metodi, ci proponiamo di determinare l'approccio più efficace per la classificazione automatica degli organoidi intestinali. Abbiamo trovato, utilizzato un dataset pubblico rilasciato in letteratura, chiamato TELLU, che consiste praticamente in 840 di immagini di microscopia a luce trasmesse dagli organoidi intestinali, con un totale di 23.000 e passa annotazioni. Queste immagini sono state acquisite in vari stati, andando a utilizzare un microscopio EVOS FL con un obiettivo a 4x di zoom. Gli organoidi sono stati classificati in 4 classi: classe 0, ciste, cioè rappresenta l'organoide in fase molto precoce, piccolo e cistico con pareti spesse; la classe 1, che indica diciamo, l'organoide in fase precoce di gemmazione con 1 o 2 cripte; classe 2, che comprende gli organoidi in fase di gemmazione di grandi dimensioni con 3 o più unità criptiche; e classe 3, quindi lo sferoide, che comprende gli organoidi di grandi dimensioni, circolari e con pareti sottili, che diciamo, rappresentano gli organoidi fetali, rigeneranti e tumorigenici. Questa classificazione aiuta a identificare e analizzare con precisione diversi stadi di sviluppo degli organoidi stessi. Il processo di addestramento di tutti i modelli si è basato anche su tecniche di data augmentation, come capovolgimenti orizzontali, rotazioni, spostamenti di larghezza e altezza, zoom, eccetera. Questo per andare a migliorare la generalizzazione del modello e ridurre l'overfitting, che è un tipico problema che si ha nel deep learning. Abbiamo determinato empiricamente gli hyperparametri, regolando iterativamente i valori all'interno di intervalli stabiliti, selezionando diciamo, le impostazioni ottimali in base al miglioramento delle prestazioni. Per la valutazione abbiamo utilizzato le classiche metriche, quindi non vi sconvolgete, qua a destra abbiamo tante formulette, ma sono ovviamente formule che già voi conoscete, e quindi accuracy, precision, recall, specifici, eccetera, eccetera. Inoltre, come altro esperimento, abbiamo valutato
l'efficienza del modello in base al tempo di esecuzione, per garantire che i nostri modelli non solo fossero accurati, ma anche pratici per le applicazioni del mondo reale. Vado molto veloce. Questi sono i risultati sperimentali ottenuti da tutti i modelli. Diciamo, rispetto ai modelli CNN, i VIT hanno ottenuto il punteggio più alto tra tutte le metriche valutate, con un'accuratezza dell'86% e una precisione dell'87%, con una specificità del 95%. Ciò indica ovviamente una forte affidabilità complessiva per i compiti di classificazione. In questa slide evidenziamo il trade-off tra efficienza e prestazione di tutti i modelli. In particolare andiamo a illustrare il compromesso tra la complessità del modello, il tempo di inferenza e l'accuratezza, dove la dimensione delle bolle che vedete indica la complessità dei modelli, cioè il numero di parametri della rete. E, diciamo, questa figura quindi appunto come mostra che i VIT offrono una maggiore accuratezza, ma hanno tempi di inferenza molto più lunghi. Ehm, Al contrario, i modelli più piccoli come MobileNet hanno tempi di inferenza più brevi, ma un'accuratezza leggermente ridotta. Questo sottolinea l'importanza di scegliere il modello adatto in base alle esigenze specifiche dell'applicazione in uso, quindi andando a privilegiare la velocità oppure l'accuratezza. Per finire, i risultati principali del nostro studio quindi hanno evidenziato il ruolo centrale del deep learning nell'analisi degli organoidi. In particolare abbiamo visto come i VIT raggiungono una performance migliore, anche se leggermente rispetto agli altri modelli. In prospettiva futura la nostra ricerca si concentrerà sull'espansione della diversità dei modelli degli organoidi, per includere una gamma più ampia di tipi di tumore e di background genetici. Puntiamo a ottimizzare i metodi di screening ad alto rendimento per una rapida valutazione della risposta ai farmaci, che è fondamentale per identificare combinazioni terapeutiche efficaci. Puntiamo anche all'integrazione di dati clinici con analisi degli organoidi e della multiomica, la quale ci consentirà di perfezionare la capacità predittiva e di adattare appunto tutti i trattamenti dei singoli pazienti. Nella figura qui a destra trovate il poster che abbiamo presentato qui alla Fondazione d'Italia, il quale illustra tutte le fasi della nostra attività di ricerca attuale. Infine vorrei ringraziare la preziosa collaborazione, ovviamente interdisciplinare, tra i tre dipartimenti coinvolti, con un particolare ringraziamento al professore Stassi, alla professoressa Totoro, al professore Vitabile, il mio supervisore. Il loro contributo è stato ovviamente fondamentale, sarà fondamentale per l'adozione e l'implementazione di questi avanzati strumenti informatici. Grazie. Grazie Giovanni, ci sono 2 minuti per eventuali domande. Filippo? C'è un microfono? No, porta il microfono, penso sia meglio, non sento nel fondo. Grazie. Grazie mille. Io mi chiamo Filippo Piccinini e sono dello SPOC 2. Avrei una domanda perché anche noi abbiamo lavorato con sferoidi, organoidi o aggregati multicellulari e abbiamo creato una piattaforma per l'estrazione di feature di radiomica solo morfologiche, quindi da immagini bright field, il banale perimetro, diametri, area, sfericità del sferoide, frastagliatura del bordo, eccetera. Quando però gli utenti ci hanno chiesto analisi di organoidi, non siamo riusciti a rispondere in maniera positiva perché il cuore necrotico, la dimensione dell'organoide e tutto faceva sì che le classificazioni che ottenevamo non erano poi quelle che si vedevano con l'istologia, cioè tagliando in sezioni l'organoide. Voi avete ottenuto quindi risultati positivi di classificazione con parametri morfologici, ma una classificazione quindi funzionale dell'organoide? Noi innanzitutto abbiamo utilizzato un dataset pubblico, ovviamente già predisposto e già validato per il tipo di classificazione. Ovviamente utilizzare direttamente l'immagine diventa difficile in questi approcci, quindi diciamo l'utilizzo migliore sarebbe quello di prendere l'immagine e andare a estrarre più feature possibili, come le texture o altre feature, e andare ovviamente a classificare in base alla tipologia di task che abbiamo. Quindi sostanzialmente estrarre
più feature possibili dalle immagini sicuramente aiuterà il machine learning o il deep learning a classificare meglio il contenuto, diciamo, il task da fare. Come nostro lavoro futuro ovviamente potremmo anche collaborare insieme al nostro laboratorio, ovviamente che diciamo, lavoriamo su queste cose, ovviamente sappiamo tutti che la fase di validazione per quanto riguarda i dati di raccolta ovviamente è fondamentale per avere un output più performante possibile, Certo, volentieri, dopo ne parliamo nei poster, grazie. ovviamente. Grazie Giovanni. Grazie. Solo una domanda al volo. Non ho visto un validation set, ho visto training e test, se non ho visto male. No, c'era. C'è un validation set, quindi è Sì, stato usato il slide. validation set per l'ottimizzazione di iperparametri? Slide 10. Sì, praticamente abbiamo utilizzato train, validation e test, Ok. ovviamente, ribadendo il suo concetto di prima, ovviamente, di non sbagliare la parte di splitting dei dati. Ovviamente abbiamo utilizzato un test set, ovviamente che è già in letteratura, quindi già stato partizionato in Perfetto. modo efficace, Ti in modo ringrazio. corretto. Grazie ancora. Di nulla.